Ciao a tutti, bentrovati e ritrovati in Blue Spin Art. Lo vedete? Io qui indosso un manicotto. Di recente ho realizzato una sciarpa con cappuccio con le medesime grammi. È un lavoro usuale, abituale, abbastanza classico dell'uncinetto e del crochet e come potete vedere è di facile intuizione. La Grammy ricordo che ha una misura di 20 x 20, ne ho lasciate da parte un paio, oltre alla realizzazione della sciarpa di cui video vedrete sul canale, e quindi ho potuto realizzare questi semplicissimi e carinissimi manicotti. Vi lascio così alle prossime immagini, vi racconto come l'ho realizzato. È un lavoro facilmente avvicinabile anche da chi è più inesperto e quindi non mi resta che darvi il buono spin. Il manicotto che avete visto è stato composto su una Granny. Dicevo, scegliete voi il vostro stile, il vostro gusto, i vostri colori. Io ho tenuto da parte queste due Granny perché sono quelle che si abbinano alla sciarpa che ho appena realizzato. Hanno, dicevo, una misura di 20 x 20 e di fatto si tratta semplicemente di chiuderle su se stesse per avvolgerle intorno al polso e al palmo della mano. Quindi, partendo da un lato della nostra Grammy, adesso inseriamo il punto Grammy, cioè 3 punti alti, e andremo ad inserirle in ogni singolo spazio sottostante, e con un lato su questa lavorazione provvederemo per l'appunto ad unire su se stesso il nostro quadratino. Adesso vedete un'altra Grammy, io ho già iniziato quindi il lavoro, ho inserito i primi 3 punti alti sull'angolo senza separazione e ho proseguito inserendo 3 3 3 3, esattamente il punto Grammy. Sull'angolo ho lasciato 2 catenelle di separazione e mi sto girando sull'altro lato. Bene, sono arrivata a chiudere i 4 lati con il punto Grammy e sto per fare l'angolo e quindi chiudere il giro. Quindi inserisco gli ultimi 3 punti alti sull'angolo, 1 2 3, e sempre 2 catenelle con un punto bassissimo. Mi chiudo accanto e quindi chiudo l'angolo. Adesso dobbiamo procedere alla chiusura dei 2 lati. Blocco un attimo la lavorazione, ecco. Dobbiamo di fatto unire le 2 parti e per l'inserimento del pollice dobbiamo considerare uno spazio. Io qui ho lasciato 1 2 3 spazi liberi, uno, due, tre, mi segno qui 2 gruppetti di punti alti e un altro inserimento. Questo è l'ingombro del pollice. Vedete che è disassato perché di fatto uno in destro, uno in sinistro, quindi ho deciso questo, ecco qua,
di calzarli in questo modo, con il fiore del disegno granny verso l'esterno. Ok, quindi prima della chiusura dei due lembi eseguiamo soltanto una riga del punto granny su quello che sarà appunto il lato di unione. Quindi col bassissimo, ricordate, ci eravamo fermati sull'angolo, ora saliamo con la prima catenella a sostituzione del punto alto ed inseriamo i 3 punti alti. Quindi uno l'abbiamo messo, altri 2. 1, 2. Quindi il primo gruppetto è questo. Ora andiamo avanti per tutta la riga. 1. Sarà con la chiusura di questa riga che ci serve di fatto per dare un po' più di gioco, di vestibilità al nostro manicotto. Questi sono i primi 3. Siamo nello spazio col marcatore che sarà quello che ci evidenzierà lo spazio per il pollice, poi lo spostiamo. 1, 2, 3, è una creazione veramente carina che potete fare anche con degli scarti, delle granny che avete lì. Se pensate di fare qualche regalino anche natalizio, potete sfruttare questa possibilità perché sono veramente veloci e si presentano veramente in un modo molto grazioso. Terminata riga con i 3 punti alti esattamente per come l'ho iniziata. Quindi è arrivato il momento di unire tra loro i 2 lembi. Sarà girando il lavoro, quindi che adesso mi trovo con l'anello di lavorazione, una catenella, l'ho fatta prima, sì, una catenella di separazione per dare più gioco a quello che è lo spazio del polso e inserisco i primi 3 punti alti. 1, 2 e 3. Faccio scivolare il gancio di lavorazione dentro allo spazio opposto e senza il punto basso, come ho detto in altre occasioni, non lo faccio proprio per non stringere troppo i 2 lembi, procedo sempre con i 3 punti alti. Chiudo insieme i 2 lati in questo modo, esattamente così come ho fatto per la sciarpa, fino ad arrivare laddove avevo messo i marcatori, perché sarà lì che dovrò lasciare lo spazio. 1, 2, 3 e blocco sempre il lavoro da qualche parte, da quella parte, tenendo sempre più stretto il lavoro. Ancora 3 punti alti e mi chiudo dalla parte opposta. Ecco, come vedete, la seconda riga che ho fatto da questa parte si sta così ricreando con la chiusura da questa. La seconda riga l'ho fatta per allargarmi un po' di più e a seconda del mio palmo, la mia mano,
allargare un po' di più il manicotto. Se avete la manina più piccola, non fate la seconda riga e procedete subito alla chiusura dei 2 lembi. Ora mi avvicino all'ultimo gruppo di 3 punti alti prima dello spazio del pollice. 1, 2, 3. E qui ho lo spazio del pollice. Come vedete, sono arrivata a dover lasciare questo spazio, quindi inserisco sempre i miei 3 punti alti del punto grammi. 1, 2, 3. Ma non andrò da questa parte a chiudere il buco. Lavoro quindi lo spazio successivo, 1, 2, 3, e sarà soltanto con questo anello di lavorazione che andrò a chiudermi laddove avevo messo il marcatore, e così ho creato lo spazio per il pollice. Arrivo a fine riga e poi vi faccio vedere. Bene, arrivati così in fondo alla nostra riga, ovviamente non ci gireremo per fare l'angolo, ma dopo il primo gruppo di 3 punti alti ci blocchiamo con un bassissimo sul lato opposto, ed in questo modo abbiamo chiuso definitivamente il nostro manicotto con l'apertura del pollice. Ora fissiamo il cappio blu, io lo faccio girare normalmente sul lato opposto interno e tagliamo, chiudo su se stesso. Ok, quindi questo è la chiusura. Bene, adesso individuiamo qual è il lato dita. Questo è destro e questo è sinistro. Vedete, già così si può praticamente dire che il manicotto è terminato. Io, per renderlo un set insieme alla nostra sciarpa, ho voluto inserire anche questo colore. Quindi ora, bloccando il filo laddove avevo la metà della mia unione, giro tutto intorno al perimetro, inserendo 2 mezzi punti, un anello di separazione, 2 mezzi punti fino a chiusura del giro. Così rifinisco lo spazio dita. Lo stesso farò anche per il pollice. Come vedete, laddove c'è l'unione sono 2 gruppi di bassissimi, lo stesso su questo, dalla parte opposta su questo lato, e poi sempre 2 mezzi punti con una catenella di separazione.
quindi procediamo anche per terminare questo ulteriore grazioso manicotto. Ecco qui le nostre muffole terminate. Un lavoretto semplice, veloce, di grande effetto e perfetto anche per regalini dell'ultimo momento. Carino, veramente carino. Un vostro commento se vi piace mi farà felice. Alla prossima, ciao da Fulvia.